Con l'imminente uscita dell'Odissea di Nolan si è tornato a parlare molto del film Troy del 2004 e a fare dei paragoni con questo film. Ancora oggi qualcuno lo rivaluta, qualcuno invece dice che fosse un pessimo film. In questo video vi dirò la mia, ma vi farò notare anche una cosa che in pochi hanno notato e lo valuterò soprattutto alla luce del confronto con i miti su cui si basa e con la cultura della Grecia antica. Nel video vi dirò prima quello che io trovo sicuramente azzeccato, poi delle cose su cui si può discutere e alla fine anche delle cose che considero direttamente sbagliate. Tanto del video sarà incentrato sulle scelte di sceneggiatura e penso che in pochi lo sanno, ma lo sceneggiatore di Troy è un personaggio decisamente famoso oggi. Dopo vi dirò chi è, ma potete mettere in pausa il video adesso e provare a indovinare nei commenti. Per forza di cose avrò anche una visione soggettiva, però quasi tutto quello che dirò è basato su un confronto con le fonti antiche che tutti potete consultare come controprova. La prima cosa azzeccata del film è proprio che le cose più corrette e quelle più discutibili si amalgamano comunque benissimo. Per accorgersi durante la visione del film che qualcosa è molto fuori posto, penso che ci voglia una conoscenza abbastanza buona del contesto originario. Altra cosa piccola ma positiva è che il film si chiama Troy e non Iliade, nonostante si basi anche sull'Iliade. E questo almeno è un nome onesto, infatti l'Iliade comincia come tutti sapete con l'ira di Achille e finisce con i funerali di Ettore, mentre Troy condensa quasi l'intera storia della guerra di Troia. La cosa migliore del film per me comunque è che la maggior parte dei personaggi rappresentano molto fedelmente i valori epici che incarnano nella mitologia greca. Achille è l'eroe che desidera la gloria, Ulisse è astuto e capace nella diplomazia, Ettore è l'eroe che farebbe di tutto per la sua patria. Onora gli dei, ama tua moglie e difendi la tua patria. Troia è la nostra madre patria. Difendetela! Il film riproduce anche fedelmente alcune delle scene più forti dell'Iliade, come quella con Priamo e Achille che piangono dopo la morte di Ettore, nonostante Achille sia l'eroe che rappresenta la forza per eccellenza. Oppure la scena dei doni nella tenda di Agamennone che fa capire bene il sistema di valori degli eroi greci. Sugli attori ognuno può avere le sue preferenze, per me ci possono stare senza problemi con i ruoli. Solo alcuni eroi un po' secondari come Aiace non ricevono un trattamento che gli fa molta giustizia. Nel film Aiace è una specie di wrestler, infatti è interpretato pure da un wrestler, mentre nei miti greci è un eroe con molto più spessore narrativo. Però capisco che in un film di 3 ore per il grande pubblico non si potesse dare spessore a tutti, infatti l'Iliade ne avrebbe anche tantissimi altri di eroi che nel film non compaiono. In questo film Patroclo è più giovane di Achille e i due sono cugini. Per la maggior parte delle fonti greche invece Patroclo era più vecchio di Achille. In questo film Patroclo comunque funziona come personaggio perché il suo ruolo viene modificato un po' e alla fine fa più o meno tutto quello che avrebbe dovuto fare nella trama classica nei suoi punti salienti. Tra l'altro il film dà un ruolo sostanzioso anche a Eudoro, che è un comandante dei Mirmidoni di Achille, e sembra un po' più anziano di lui nel film, quindi diciamo che Eudoro ricopre in parte anche il ruolo del Patroclo dell'Iliade per certi versi. Magari si poteva creare solo un Patroclo interpretato dall'attore che fa Eudoro, ma il Patroclo giovane qui serve, perché nel film lui prende le armi di Achille a insaputa di tutti. Comunque i personaggi, anche se a volte si discostano dal mito in alcune azioni specifiche, funzionano nel trasmettere i valori che incarnano. Poi passiamo a delle scelte del film che sono più discutibili, nel senso che posso capire se a qualcuno non sono andate bene, sicuramente si possono trovare delle motivazioni per cui potrebbero non essere adeguate. La prima è che nel film la guerra di Troia non dura 10 anni come nel mito. Nel film si fa spesso riferimento al fatto che le mura di Troia potrebbero resistere per 10 anni, ma poi l'azione effettiva dura praticamente pochi giorni. Secondo me nel film in realtà è una buona scelta perché ha consentito di raccontare tutto il conflitto. Però se uno vuole fare il purista capisco che possa rimanere scontento della rapidità con cui tutto quanto si evolve, infatti i miti greci si prendono molto più tempo per approfondire tante cose. Un altro punto è l'accuratezza visiva della ricostruzione storica.
Potremmo passare delle ore a notare delle inaccuratezze, ci sono già tanti articoli e video che lo fanno. Alcune famose per esempio sono le monete nei riti funebri, quando le monete non esistono nei poemi omerici. Anche se poi il film riproduce per esempio correttamente i funerali con la pira descritti nell'Iliade. Oppure ci sono proprio direttamente degli errori come dei lama a Troia che ovviamente non c'erano come animali, ma è successo perché il film è stato girato in Messico. Sicuramente il film ha armature troppo plasticose, oggetti di scena discutibili e cuoio qua e là, però comunque cerca di rappresentare un mix dell'iconografia greca e del vicino Oriente circa tra il 1400 e il 700 a.C., che poi più o meno è esattamente l'arco di tempo tra la possibile vera guerra di Troia e l'epoca in cui i poemi omerici sono stati messi per iscritto. Sì, se uno è un archeologo o uno storico del mondo antico noterà tanti errori, però nel risultato finale si vede che c'è stato almeno un impegno per dare un'idea visiva coerente. Sullo schermo vediamo effettivamente sempre quella che per il pubblico di oggi potrebbe essere una generica civiltà antica tra la Grecia e l'Anatolia. Poi per tutto il film c'è il sole battente, colori meravigliosamente vivaci e sfido chiunque a dire che questo non ricorda uno scenario mediterraneo. Non come gli scenari che abbiamo visto nei trailer di Nolan con Ulisse in Norvegia. Anche le tattiche delle battaglie e dei duelli ovviamente si possono criticare. Comunque non conosciamo benissimo le tattiche precise di un'ipotetica vera guerra di Troia, e già Omero era molto confuso sugli aspetti militari. I duelli invece nell'Iliade si risolvono con massimo 3 colpi, come succede spesso nei veri scontri con le armi bianche nella storia. È chiaro che in un film si vuole spettacolarizzare, quindi troviamo un duello tra Achille e Ettore con tantissimi colpi, oppure delle assurde palle incendiarie lanciate sul campo degli Achei. Io su questo canale ho commentato spesso l'accuratezza storica delle battaglie, se volete in futuro potrò farlo anche per quelle di Troy, però per questo video dico che sono belle da vedere, quindi ci stanno. Non rovinano l'immersione nell'atmosfera epica del film, poi capisco la prospettiva di chi le vuole criticare. A me comunque, anche se analizzo e critico le strategie delle battaglie nei film, di solito nella maggior parte dei film le battaglie piacciono sempre tantissimo a prescindere dall'accuratezza, magari ce ne fossero di più. Un'altra scelta un po' a metà, diciamo, è il finale del film, che è molto confuso rispetto ai miti greci. Per esempio Agamennone non muore a Troia ucciso da Briseide nei miti, mentre Achille e Paride erano morti prima dell'episodio del cavallo. Quindi se uno è interessato a conoscere la vera fine di questi eroi nei miti, Troia è una pessima fonte. Però quelli che vediamo sono dei finali che funzionano abbastanza bene per l'arco narrativo dei personaggi nel film. E non è che siano delle scelte che distruggono il vero finale nel mito, solo lo adattano per dare una risoluzione ai personaggi in questo film. Ultima cosa discutibile è proprio il personaggio di Agamennone nel complesso. Nel film è una specie di imperatore megalomane che vuole conquistare il mondo. Achille lo disprezza fin dall'inizio come qualcuno che non merita il comando. Nel film prende a Achille la schiava Briseide senza un motivo preciso, mentre nell'Iliade lo fa perché ha dovuto privarsi della sua schiava Criseide per placare l'ira di Apollo. Insomma, guardando il film in certe scene Agamennone risulta quasi una caricatura. Nei miti greci ha comunque dei tratti negativi, però è un personaggio molto più sfumato che è anche al centro di un suo ciclo di storie. Però su di lui alla fine la penso come per tanti altri aspetti che vi ho detto in questa parte. Cioè capisco se uno preferisce i miti greci originali, anzi fa bene e consiglierei di leggersi quelli che sono narrativamente molto più interessanti di Troy. E capisco anche se uno vorrebbe vedere degli aspetti storici più accurati, pure a me farebbe piacere rispetto magari a un polpettone di ispirazioni diverse. Però il film in tutto quello che vi ho detto finora non sovverte niente volontariamente dei miti greci. Di sicuro semplifica molto per fare un colossal cinematografico per il grande pubblico, però il risultato finale per me è godibile anche se noto le differenze con le fonti originali. E prima di parlare delle cose di Troy che secondo me invece non rispettano i miti, vi dico anche delle curiosità aggiuntive sul film che comunque oggi tornano molto rilevanti. La prima è che in origine Troy avrebbe potuto essere diretto proprio da Christopher Nolan. Wolfgang Petersen, che alla fine ha diretto il film, aveva sviluppato l'idea ma poi stava per dedicarsi a un film su Batman contro Superman.
Quindi la Warner Bros. Aveva offerto di dirigere Troy proprio a Christopher Nolan. Poi però Batman contro Superman è stato cancellato, quindi Peterson è tornato a fare Troy, mentre a Nolan è stato affidato Batman Begins come premio di consolazione. Quindi la celebratissima saga di Batman di Nolan in realtà è iniziata come un suo premio di consolazione per non aver girato Troy. La seconda curiosità è il nome dello sceneggiatore di Troy, che magari qualcuno ha già indovinato nei commenti. È David Benioff, che poi sarà uno dei due showrunners di Game of Thrones. Oggi è un nome controverso proprio per il finale di Game of Thrones, però bisogna dire che da un materiale di partenza buono sembra che sappia tirare fuori delle buone sceneggiature. Brad Pitt invece poi nel tempo ha rivelato che il film non gli è piaciuto perché era diventato una cosa troppo commerciale con un eroismo troppo sbandierato. Comunque, venendo alle cose dove Troy sbaglia, la prima l'hanno notata praticamente tutti fin dall'uscita, e è che gli dei non intervengono mai e non ci sono elementi soprannaturali. Il famoso regista Terry Gilliam aveva addirittura rifiutato di dirigere il film proprio perché non capiva come si potesse realizzare un film basato sull'Iliade senza la partecipazione degli dei greci. Questa è stata una scelta esplicita ancora prima di mettere mano al film per diversi possibili motivi. Primo perché gli dei e i poteri soprannaturali con la CGI del 2004 potevano non essere la scelta migliore. Secondo perché si voleva raccontare un conflitto più realistico sull'onda del successo di film come Il Gladiatore. In realtà un problema sostanzioso del film non è che gli dei solo non ci siano, ma che vengono nominati nel film però vengono trattati in un modo che non ha niente a che fare con la sensibilità greca antica. Per esempio Achille taglia la testa alla statua di Apollo, Ettore rifiuta i segni degli dei, insomma hanno tutti una sensibilità moderna eccessivamente razionale che non rispetta molto i miti greci. Priamo, che ascolta gli dei, alla fine fa pure la figura del fesso, visto che viene ingannato dal cavallo proprio perché non vuole offendere gli dei. L'unica figura divina, diciamo, che compare direttamente nel film è Teti, cioè la madre di Achille, e è sbagliata. Viene raffigurata come una donna anziana, quando sarebbe una ninfa eternamente giovane. Che poi è lo stesso errore che Nolan ha replicato paro paro con Calypso nella sua Odissea. Infatti penso che gli dei saranno trattati in maniera sbagliata anche nell'Odissea di Nolan che uscirà, ma curiosamente pochi hanno notato che il più grande errore di Troy rispetto alla mitologia greca era già su una figura che anche oggi è al centro delle polemiche per quest'altro film, cioè Elena di Troia. Ok, quella di Troia almeno esteticamente ha senso, però il suo personaggio viene molto modificato rispetto ai miti. Sparta non è mai stata la mia casa. Mio padre mi ha spedita lì a 16 anni per sposare Menelao, ma non è mai stata la mia casa. Nel film suo marito Menelao è un vecchio rozzo e come avete sentito Sparta non è mai stata la sua casa. Lei è stata spedita a Sparta a 16 anni dal padre in un matrimonio combinato, sembra di capire. Nel film Elena prova addirittura a scappare da Troia per consegnarsi agli Achei e far finire la guerra, pur sapendo che Menelao potrebbe ucciderla. Dopo che Paride viene sconfitto e si ritira come un codardo davanti a Menelao, lei continua a appoggiarlo e anzi alla fine fuggono insieme da Troia. Lei viene dipinta come un personaggio abbastanza positivo, una donna quasi costretta a scappare da un marito spregevole che non la ama. E tutto questo è direttamente sbagliato rispetto ai miti greci, e sicuramente non è un caso che proprio Elena sia l'unico personaggio del film così nettamente diverso dalla sua controparte, mentre gli altri, come abbiamo detto prima, hanno solo delle differenze più piccole. Beh, perché già nel 2004 a Hollywood stavano molto attenti a non veicolare assolutamente il vero messaggio complesso dei miti greci sulle figure femminili. In realtà nel mito greco Elena è nata a Sparta, è una semidea e ha uno status superiore a Menelao, infatti lui diventa re di Sparta sposando lei e non viceversa. A Elena per tanto tempo è andato benissimo come marito Menelao, che aveva portato ricchissimi doni e un grande potere, essendo il fratello di Agamennone. Mentre il film probabilmente vuole mettere in discussione anche il suo aspetto fisico, in realtà Menelao nel mito era pure un bell'uomo per gli standard dei greci. E evidentemente nel film pure il personaggio di Menelao viene cambiato moltissimo per non mettere in cattiva luce Elena.
Nel mito poi Elena, abbandonando Sparta, abbandona anche una figlia bambina che aveva con Menelao, una figlia che ovviamente il film taglia perché questo cambierebbe in negativo sempre la nostra percezione della figura di Elena. Prima di lasciare Sparta, Paride e Elena nei miti derubano addirittura il tesoro di Sparta, quindi c'è anche un motivo economico ulteriore per inseguirla da parte di Menelao. Insomma, lei nel mito sembra proprio la principessa viziata che va a fare la bella vita con i soldi e con un giovane principe. Nel mito Elena non vuole consegnarsi agli Achei per far finire la guerra e addirittura il suo rispetto per Paride cala notevolmente dopo che lui viene sconfitto nel duello con Menelao. Bisogna dare credito comunque a Troy per il fatto che nel film Menelao dice questo: E per costui che hai lasciato tuo marito! Ma nel film questa frase non sembra anche il pensiero di Elena, quantomeno non viene esplicitato, mentre nell'Iliade Elena la pensa esattamente come Menelao. Quando Paride perde il duello con Menelao, lei reagisce con sarcasmo e con disprezzo, altro che con comprensione. Addirittura la dea Afrodite le ordina di raggiungere Paride, ma Elena reagisce male perfino alla dea. Poi, quando incontra Paride, lo umilia verbalmente. Gli dice in sostanza: dovevi morire contro Menelao, ti vantavi di essere migliore, ma ora si è visto chi è il vero guerriero. In sostanza Elena riconosce la stessa virtù guerriera a cui danno valore gli uomini nel mondo omerico. Pure la vera fine della sua storia non è all'insegna dei grandi ideali, infatti nel mito non è una bella fuga romantica con Paride. Lui muore prima e lei non vuole nemmeno sposare un altro dei figli di Priamo. Secondo Omero rinnega la causa troiana e torna con Menelao a Sparta, infatti Telemaco la incontrerà lì nell'Odissea, motivo per cui comparirà anche nel film di Nolan. I miti greci non ci danno mai un giudizio netto e unico su Elena, e fino ad oggi ognuno può valutarla come vuole, però direi che sicuramente è un personaggio molto diverso da come appare in Troy e molto più complicato. Nell'antichità un modo che veniva usato per scusare le azioni di Elena era che fosse stata guidata dal volere di Afrodite. Infatti tutta la guerra scoppia perché Paride aveva assegnato la mela d'oro destinata alla dea più bella, Afrodite, e non a Era e Atena. Così lui aveva ottenuto in cambio l'amore della donna più bella del mondo, ma Era e Atena si erano schierate con gli Achei contro la città di Paride, cioè Troia. E questo è un antefatto importante che viene direttamente tagliato nel film e che non viene neanche nominato. Nell'Iliade le dee sono delle protagoniste assolute della guerra, e anzi per esempio Era sarebbe un possibile antagonista molto di più di Agamennone, che invece è un antagonista nel film. Ma per il film spiegare tutto questo solo per giustificare Elena sarebbe stato anche peggio. Infatti gli dei non dovevano esserci, e non dovevano esserci neanche delle figure femminili troppo problematiche, lasciamo perdere addirittura delle antagoniste. Mentre qui avremmo delle dee che incarnano delle forze evidentemente destabilizzanti e che portano alla guerra. Questo aspetto per me rovina il film, ma secondo me ci fa rendere conto che già Troy era un film hollywoodiano e che sostituiva i valori contemporanei a quelli dell'epica antica quando pensava che i valori antichi non fossero adatti per il pubblico di oggi. Però c'è comunque una bella distanza da tantissimi prodotti che abbiamo visto dopo. Qui Elena sì viene modificata, ma non serve direttamente a distruggere gli eroi come Achille o Ettore. L'attrice stessa mantiene per tutto il film un'espressione quasi colpevole, non so se fosse nella sceneggiatura, ma non passa per un personaggio solo positivo. Poi altri personaggi femminili come Briseide e Andromaca offrono pure diverse alternative positive a lei nel film stesso, rispettando di più i testi antichi. E Benioff inserisce pure una battuta in bocca a Ulisse che comunque dice molto chiaramente quello che i poemi omerici potrebbero dire di personaggi come Elena, Afrodite o Era. Le donne riescono sempre a complicare le cose. Insomma, Troy non era un film perfetto né un capolavoro assoluto, meglio leggersi l'Iliade se si vuole la versione originale. Ma tra eroi muscolosi, scazzottate, battaglie e duelli almeno era un film godibile che non sputava direttamente in faccia a un pubblico che ama l'epica. Ma fatemi sapere anche la vostra nei commenti e iscrivetevi al canale se apprezzate delle riflessioni sul mito e sulla storia basate su un confronto e sulla ricerca delle vere fonti antiche.
Rispetto al 2004, oggi possiamo vedere dei trailer fatti con i modelli generativi direttamente qui su YouTube che sono meglio di quello di Nolan, e spesso pure dei film non occidentali oggi sono molto più godibili e significativi. Una cosa di cui penso in tanti si stanno accorgendo e che la dice lunga sullo stato di salute del cinema occidentale.